21 giorni per riflettere Dio. Traduzione di Madda Cermelli. Dal gruppo. Saluti da casa. Il punto di non ritorno. Tutta l'umanità ha raggiunto un livello da cui non vi è ritorno. Non c'è un arretramento nello stato vibrazionale ed oggi gli umani hanno raggiunto un livello di massa critica. Sapevate che era in arrivo? Sapevate che la direzione era quella e recentemente vi abbiamo detto che avevate raggiunto un altro livello di massa critica dove l'amore avrebbe alla fine superato la paura sul vostro pianeta all'interno della collettività. La paura è stata il fattore motivante, che è stato usato su tutto il pianeta come automotivazione. Adesso può essere utile trovare una nuova motivazione. Oggi vorremmo fare un altro passo avanti. Vorremmo condividere alcune delle nostre percezioni del vostro viaggio. All'inizio erano piccoli, minuscoli passi ed ora state correndo a perdifiato facendo questi enormi balzi per saltare quanti più passi potete con un semplice movimento. A causa di questi cambiamenti, molte delle comodità che avevate predisposto stanno iniziando a cambiare. Questo non significa che vi sentirete a disagio, ma semplicemente che è possibile che quello che una volta vi procurava benessere oggi non ve lo procuri più. Avete ripulito uno spazio per usare questa energia al suo massimo potenziale. Avevate creato un commercio o un lavoro, clientela, amicizie e tutte le reti di supporto, tuttavia presto scoprirete di non aver bisogno del supporto allo stesso modo. Tutta l'umanità ha appena fatto un passo tranquillo ma molto efficace ed enorme nella vibrazione ed è successo molto velocemente. Continuerà a farlo fino a quando tutti saranno insieme in questo, fino a quando avrete alcuni punti di demarcazione dove potrete misurare e vedere la vostra crescita. Concludere il gioco. Perché è necessario per voi vedere la vostra crescita per continuare a progredire? Questo è un gioco, carissimi. È esattamente questo, un gioco. Voi sapete quanto sia difficile per noi dare informazioni al custode direttamente da casa, informazioni che egli deve canalizzare ed infine tradurre in messaggi che si adattino al vostro mondo. Ci sono alcune interessantissime parti che iniziano a funzionare. Permetteteci di farvi alcune domande e poi le esamineremo e contribuiremo a trovare alcune delle risposte o i possibili potenziali che sono davanti a voi. Chiedete a voi stessi, quali sono i sistemi di convinzioni che avete che vi conferiscono potere? Abbiamo parlato molte volte dei sistemi di convinzioni che avete. Molte volte voi costruite dei sistemi di convinzioni fermi, consistenti ed inflessibili, che devono semplicemente crollare e scomparire. A volte essi crollano con grande drammaticità e difficoltà, affinché possiate passare al livello successivo. Vi chiediamo di considerare di costruire sistemi di credenze flessibili dove siete aperti a nuove esperienze ed a nuovi pensieri e percezioni perché ogni volta che fate uno di questi enormi balzi, voi vedete ogni cosa da una prospettiva diversa e questa è una cosa enorme. Perché? Specchio specchio. Carissimi, voi siete creatori. Siete coloro che stanno creando ogni singolo pensiero. Ogni emozione che avete è una scintilla che attiva il pensiero nell'universo per la manifestazione. Viene fatto magneticamente attraverso il vostro cuore. Viene fatto in connessione con ogni altro creatore, tuttavia voi siete creatori in incognito Dio incarnato in qualche modo. Per venire qui e partecipare al gioco fingendo di essere umani, era necessario entrare nell'illusione del tempo, perché essere infiniti sul pianeta Terra non funziona. Questo è il gioco di fingere di essere limitati ed ora avete imparato a farlo fin troppo bene mentre la vostra vera natura è infinita. Al fine di creare l'illusione ognuno di voi crea un suo spazio sacro, la vostra stessa realtà all'interno della vostra piccola bolla di biologia e funziona benissimo fino al punto in cui iniziate a diventare consapevoli che non siete l'unico creatore sul pianeta Terra. È da qui che viene la difficoltà e se considerate le vostre società, le vostre attività, i vostri governi, tutte le vibrazioni collettive, che si tratti di religioni, chiese, organizzazioni di qualunque tipo,
che si riuniscono per riflettere la vostra magia, è di questo e che si tratta. Considerate tutte le cose buone, che ne sono derivate. Le religioni hanno portato una forza enorme, unità e comunità basate sulla coscienza d'amore. Hanno rinforzato i concetti e le idee che molte persone hanno provato ed usato in modo efficace. Perché è tanto meraviglioso avere qualcosa di quella natura? Perché è un sistema di credenze, che può riflettere la vostra luce. È qualcosa simile ad uno specchio. Voi avete molti di questi specchi qui sulla terra non limitati alle religioni. Ognuno in qualche modo riflette la vostra magia unica ed è progettato per aiutarvi a ricordare chi siete veramente. È in questi spazi, che ringiovanite lo spirito interiore, il Dio interiore. Allora perché ci sono così tante religioni sul pianeta Terra? Questa è una domanda recente. La ragione di ciò è molto semplice ed è che ci sono diverse gamme vibrazionali in tutto il mondo ed avete bisogno di rappresentazioni per ognuna. Non fa necessariamente alcuna differenza quale usate perché tutte loro sono un riflesso della vostra luce. Le difficoltà sorgono quando un Dio non fa posto agli altri dei. Gran parte delle religioni sono diventate esclusive e questo ha causato molti problemi e guerre. Pertanto vi diciamo che voi state crescendo e se desiderate vedere il vostro vero riflesso in uno specchio trovate uno specchio, che sia sufficientemente flessibile da crescere con voi. Specchi di luce. Così, che cosa è uno specchio di luce? Se vi porgessimo una piccola, minuscola pietra e dicessimo, portate questa bella pietra con voi in tasca quando ve ne andate da qui ed ogni cosa funzionerà magicamente per voi d'ora in poi, funzionerà? Se credete che funzioni, funzionerà. È uno specchio. Quando andate da un dottore dirà è una cosa comune. Posso aiutarti a risolvere questo problema, che non è affatto un problema. Abbiamo aiutato molte persone. Ti diamo semplicemente questa pillola, con una buona notte di sonno starai bene. Funzionerà? Se ci credete, funzionerà. Se avete dei dubbi, se vi chiedete se anche la medicina allopatica va bene per voi, non funzionerà allo stesso modo. Queste non sono cose difficili e veloci, che funzionano per tutti. Ogni individuo è un individuo per quella ragione. Mentre crescete, la gamma della diversità diventerà più ampia. Quello che vi diciamo è che questi sono i riflessi della vostra luce. Questi sono i modi che i piccoli dei hanno per usare la loro energia sul pianeta Terra. Devono riflettersi in uno specchio in qualche modo per vedere se stessi. Così vi chiediamo di diventare consapevoli a livello conscio dei vostri specchi e vi chiediamo di collezionare degli specchi, di averne molti, raccoglierli e disporli in casa vostra e disporre tutti questi potenziali affinché possiate vedere voi stessi con regolarità. No, qui non stiamo parlando di specchi visibili per potervi rilassare. Non significa che dovete sistemarvi i capelli ogni volta che vi vedete allo specchio. Ciò che significa è che avete molti sistemi flessibili di credenze attraverso i quali potete usare il vostro potere. Questo può riflettere la vostra luce. Ci sono molti guaritori ed insegnanti che ascoltano le nostre parole. Invitiamo molti guaritori ed insegnanti, perché questa è l'energia con cui abbiamo lavorato sulla terra per molte delle vostre vite e siamo così eccitati perché siete ad un punto in cui iniziate a rimuovere il velo. State iniziando a sentire suoni, diverse parti dietro il velo, che non avete mai sentito prima. È la vostra crescita, sono i cambiamenti nel vostro essere fisico, che vi permettono di fare questo. Questo spiega che state incominciando a diventare consapevoli. È l'illusione, che non c'è un'unica verità, e che tutte queste parti hanno lo scopo di riflettere la vostra verità. Perché sto dicendo questo? Perché stiamo dicendo che ognuno di voi ha una verità quando in realtà ce ne sono così tante qui sul pianeta? Ne abbiamo parlato in precedenza. Vi abbiamo detto che ci sono due importanti parti da ricordare. Numero 1, voi siete Dio ed avete la responsabilità di usare i vostri poteri creativi. Numero 2, probabilmente altrettanto importante non siete l'unico Dio.
Dovete anche usare i vostri poteri in armonia con gli altri creatori intorno a voi. Questa è la parte che riunisce tutta la collettività del cielo per essere creata sulla terra. È in questo che vi state spostando una società con pieni poteri come non ne è mai esistita sulla terra. Avete sempre avuto il libero arbitrio, ma come vibrazione collettiva, non avete mai scelto di assumervi pienamente il vostro potere. Che cosa significa questo? Se siete Dio, significa che come Dio non avete più bisogno di partecipare al gioco? Responsabilità uguale equilibrio del potere. Bene, avete quel concetto ed avete quell'opportunità, ma molti di voi sono stati qui vita dopo vita come insegnanti o guaritori a lavorare per portare il pianeta e tutta l'umanità al punto dove potevate fare questo passo, che adesso è davanti a voi. È in atto. I veli iniziano a calare e ciò che vedete è il vostro riflesso. È molto importante che comprendiate questo, perché insieme al vostro incredibile potere arriva un livello di responsabilità ed il vostro potere può essere bilanciato soltanto quando vi assumete quel livello di responsabilità. Il vostro potere può essere aumentato quando aumentate quel livello di responsabilità. Ecco che cosa c'è davanti ad ognuno di voi. Questa è l'area che ognuno di voi inizierà a vedere. 21 giorni di luce riflessa. Adesso fingeremo di giocare nell'illusione del vostro tempo e vi diremo che da questo punto in avanti e per 21 giorni da adesso vi faremo vedere voi stessi. Vedrete il vostro potere direttamente riflesso in qualcosa che avete un'idea, un concetto, che si manifesta proprio davanti a voi. Prestate attenzione a questi miracoli nei prossimi 21 giorni. Ne creerete molti nella vostra vita, ma ce ne sarà almeno uno che sarà inconfutabile e capirete assolutamente nel profondo della vostra essenza di averlo creato voi. Lo facciamo di tanto in tanto per darvi fiducia, per farvi conoscere la vostra vera natura. Avete costruito un velo che vi impedisce di ricordare casa, che vi impedisce di ricordare le vostre vite passate, vi impedisce di ricordare i vostri progressi come anima, ed ora quello che sta avvenendo è che state iniziando a dissolvere completamente quel velo. Avete messo il velo tra i due lobi del vostro cervello. È la ragione per cui ci sono due lobi nel vostro cervello. Considerate il lobo sinistro per mantenere l'illusione del tempo ed in quello destro il tempo non c'è. Così l'emisfero destro rappresenta casa, l'emisfero sinistro rappresenta la terra. Questi due adesso si stanno fondendo insieme come non è mai successo prima. Lo spirito si sta evolvendo e l'essere fisico adesso evolverà per ospitare lo spirito potenziato. In tal modo molti di voi iniziano in qualche modo a parlare con lo spirito. Tutti voi state iniziando a scoprire delle parti di voi stessi dove avete connessioni dirette con casa. Se vi fidate, imparerete a portare dentro quell'energia per ancorare la vostra luce. Radicherete la luce, datele una nuova strada da seguire e fate entrare la vostra luce in un modo molto potente. Ognuno di voi sta iniziando a fare questo a modo suo. Se c'è una cosa che potremmo dare a tutti voi, semplicemente toccandovi sulla spalla, sarebbe la fiducia. Sarebbe la fiducia spirituale, perché la vostra anima ha percorso questa terra molte volte. Molti di voi sono arrivati a grandi distanze e hanno fatto grandi sacrifici per dare la possibilità alla terra di fare questi prossimi passi, ed eccovi qui. Alcuni di voi si stanno svegliando dal sogno dicendo: adesso che mi sto svegliando, che cosa dovrei fare? Ci sono un sacco di risate al riguardo, perché quello è il velo in azione. Non siamo qui per insegnarvi nulla, siamo qui per aiutarvi a ricordare. Siamo qui per aiutarvi a rivelare quella parte di voi in modo che possiate vedere questo riflesso da soli. Non si tratta di far vedere a qualcun altro o provare le vostre abilità o magia. Poi portate avanti questo e lo equilibrate con la responsabilità e lo equilibrate armoniosamente con gli altri dei intorno a voi ed imparate ad infondere ogni cosa con la luce. Questo naturalmente amplifica la vostra luce. È esattamente lì che state andando ed è esattamente quello che state incominciando a fare proprio adesso.